Buongiorno, quest'oggi ci stiamo recando in un posto molto figo. In pratica si chiama Mini World, siamo a Lione in Francia ed è il parco in miniatura più grande di Europa. Avete presente tipo Italia in miniatura? Questo è simile, ma è più grande, è in Francia. Sul sito tipo c'è scritto che hanno 300 km di cavi, 5.000 animali, 7.000 alberi, cioè proprio è immenso. In tutto questo parco tra l'altro c'è un'esposizione temporanea a tema Giappone che andremo a visitare pure quella. Noi siamo fan delle cose in miniatura, infatti in Norvegia, se vi siete persi il video andate a vederlo, siamo andati a visitare il museo più grande al mondo con la più grande collezione di mini bottiglie. Allora è un po' buio, ci siamo fermati all'ingresso per fare merenda e acchittare tutte le telecamere e tutto e ci vediamo dentro. Oh, ok. Merci. Ok, siamo appena entrati, in pratica ci hanno dato due mappe, una per il parco classico e una per l'esposizione giapponese. Nel parco classico in pratica ci ha spiegato ci sono dei piccoli easter egg che sono magari citazioni a serie tv, film o cose così un po' nascosti dappertutto, e quindi c'è oltre alla visita anche diciamo il gioco di trovare questi piccoli easter egg. Nel pass giapponese invece bisogna trovare determinati personaggi anche qua. Con questi personaggi potrete fare una specie di timbro sul vostro passaporto giapponese. Alla fine, se riuscite a trovarli tutti, in pratica vi daranno un premio. Ma adesso cominciamo. Vabbè raga, ci sono anche i Teletubbies. Vediamo i Teletubbies. Dove sono i Teletubbies? Ah! E ogni tot in pratica la luce cambia da giorno a notte, da notte a giorno, che è molto figo, un po' meno per fare le riprese. Non penso che in video rendi quanto appunto dal vivo, però i dettagli vi assicuro che sono nel dettaglio proprio. Cioè, se guardate anche dentro tipo tutte le case, dentro le case vedete la gente che fa la vita, cioè è tutto studiato davvero nei minimi particolari. Allora, noi siamo nella campagna, abbiamo visto Walking Dead, i Simpson, Lilo e Stitch ci siamo davanti adesso, mi sa.
E la regina Elisabetta II penso di essermela persa, andiamo a vederla. Più avanti abbiamo Breaking Bad, Alice nel Paese delle Meraviglie e Shrek. Allora, qua abbiamo trovato Asterix e Obelix, là dovrebbe essere la regina Elisabetta, qui da qualche parte dovrebbe esserci Lilo e Stitch, che però non trovo. E là in fondo, non so se si vede, c'è la casa di Up con tutti i palloncini. E ho trovato Breaking Bad, è qua in mezzo a tutti gli altri camper. Sì, in pratica ci siamo accorti che abbiamo iniziato dalla parte 3, però ora siamo alla parte 4, quindi dopo dovremo andare alla parte 1 e 2. Alla montagna dovremmo incontrare Mario Kart, Fortnite, Doraemon, gli Avengers, Dragon Ball Z, Gandhi tra Dragon Ball Z e Nightmare Before Christmas. Abbiamo trovato Mario Kart con Luigi e due maiali che trombano. E là c'è il bus di Fortnite. Comunque Gandhi non l'abbiamo trovato. Sono tornato un attimo nel negozio per approfittare di luce e un po' di silenzio. Allora, abbiamo iniziato il giro al contrario, quindi in pratica abbiamo visto prima campagna, natura e tutto quanto, e mentre adesso visiteremo tutta la parte che riguarda Lione, quindi sarà tutta Lione in miniatura. Dopodiché passeremo alla Costa Azzurra e dopodiché non mi ricordo, c'è un'altra cosa ancora. Fine visiteremo la parte dedicata al Giappone. Intanto qua, se guardate, sono nello store del parco in pratica, ed è pieno di action figure, robe da mangiare giapponesi. Ora vi faccio vedere. Allora, siamo nella parte di Lione e come primo personaggio speciale stiamo cercando Papa Francesco. Guardate, ho trovato Papa Francesco. Questo è tutto il quinto arrondissement. Là c'è la Tête d'Oie, che è tipo un ristorante super famoso. Là in alto abbiamo Fourvière con la sua antenna della seconda guerra mondiale, che è una mini Tour Eiffel. E qua abbiamo Place Bellecour, che è la piazza principale di Lione con la ruota panoramica, e se non sbaglio è anche la piazza pedonale più grande d'Europa. Guardate, c'è anche tutta la stazione della metropolitana. È esattamente come quella originale, è bellissimo come sono riusciti a rifare perfettamente la città. Tra l'altro non ho capito perché le macchine della polizia sono macchine della polizia tedesche, guardate. Questa è l'Opéra, col pullman che passa. E questo sarebbe il comune di Lione, mentre questa è la piazza principale, ovvero Place Terreau. Quello è il Museo delle Belle Arti e lì avete appunto il municipio di Lione prima. Qua sono molto triste perché in pratica tra questo e quello ci sarebbe casa mia, ma non l'hanno messa e sono molto deluso. Par là. Ah, il y en a. Regardez. Questo invece è tutto il parco della Tête d'Or, che è il parco di Lione, conosciutissimo per le sue giraffe, infatti saranno da qualche parte. Comunque ci siamo persi un po' di cose qua.
Adesso torno indietro a cercare la casa di carta, Assassin's Creed e dopo vedrò. Ok, la casa di carta sono lì in pratica di fronte al palazzo di giustizia. Sono ancora uscito perché con il buio e la musica è praticamente impossibile fare le riprese. Allora, è super figo, cioè per le riprese ok, può essere una rottura di palle, però quando venite a visitarlo quando si spengono le luci, cioè, diventa ancora più figo in realtà, perché è tutto super interattivo, illuminato, realistico. E adesso finiamo di vedere l'ultima parte di Lione, poi andiamo in Costa Azzurra, Marsiglia e la città in generale. È molto figa anche la cosa che ci sono nascosti personaggi di film, videogiochi un po' dappertutto, perché rende esatto anche ludica la visita e non è un solo guardare le miniature. Guardate la quantità di roba del mondo giapponese che vendono. C'è action figures dappertutto. Là ci sono cose da mangiare, altre action figures, Lego, tutti i peluche di questo mondo, altri action figures, spille, tazze, puzzle, quadri, gadget vari, altri pupazzi, macchinine di tutti i tipi, altre tazze, calamite. Tu ne viendras plus jamais avec nous parce que tu es jamais sage. E vabbè, è pieno di merchandising, insomma. Qua abbiamo tutte le bibite di Dragon Ball, tutte le bibite super giapponesi con questo packaging molto giapponese. E ce n'è un'infinità, stessa cosa per gli snack. Ok, sto tornando all'alba a Lione. Ora vi faccio vedere il quartiere iconico di Lione, ovvero la Guillotière, che è uno dei quartieri diciamo più malfamati della città e si trova però in centro città. Nel mentre ho trovato anche Altair. Ed eccola dall'alto la Guillotière, le piscine del Rodano, che sono le piscine comunali, le scalinate dove le estati si passa a far festa la sera, e lì la buon vecchia Guillotière. Subito dietro abbiamo anche due palazzi iconici di Lione, quello che è tipo sede di una banca svizzera e il Matitone di Lione, che è per metà uffici e per metà ospita il Radisson Blu Hotel. La Gelli Occhio di Falco ha trovato Titanic. Comunque anche qua ci stavano in due sulla tavola. E ok, siamo finalmente arrivati alla zona di Marsiglia. Come potete vedere mi sono perso la scritta, eccola là. E qua a Marsiglia in realtà non c'è così tanta altra roba da trovare, almeno che io conosca. C'è Futurama giusto là in fondo. Guardate il Vieux-Port de Marseille. E là abbiamo trovato anche i Beatles. Ah, qua c'è un orso che combatte con una persona e abbiamo trovato Futurama. La Bonne Mère. Esattamente là. Ok, e mentre arriviamo in Costa Azzurra stanno per ricalare le tenebre, quindi è pieno di bambini che gridano quanto non mi piacciono i bambini. Guardate che bella Nizza di sera. Raga, c'è Mission Impossible, ma chi se ne frega, perché ho trovato Bob le bricoleur. Bob aggiusta tutto, cazzo. Vediamo dov'è. C'è un carico di banane che si è rovesciato per terra.
Lì abbiamo i Pirati dei Caraibi invece, e là c'è la tribù Modit, che è una specie di isola dei famosi locale. Vedete, qua fanno le prove come all'isola dei famosi, là dormono, là è dove fanno le dirette e qua dove fanno le prove, vedi? È proprio l'isola dei famosi. Qui abbiamo il labirinto del Minotauro e là, riconoscete questa bocca? È quella da cui esce il serpente, c'è il basilisco nella Camera dei Segreti, perché la Camera dei Segreti è giusto qua dietro. Comunque ora che abbiamo visto Costa Azzurra, Marsiglia, no, ci manca una piccola parte là, dopodiché andremo a vedere la città e dopodiché visiteremo la parte giapponese. Là non si vede bene, ma c'è un incendio in corso con i pompieri che stanno cercando di estinguerlo. Allora, là c'è Godzilla contro Mazinga Z, qua invece c'è Superman, Hello Kitty. Qua c'è un generico parcheggio a piani e là c'è Zidane. Allora, qua abbiamo trovato il furgoncino di Barbie con le sue amiche. Tra l'altro non so se si nota, ma sono tutti nudi, sia Barbie che le sue amiche, che il suo unico amico, bella per lui. Abbiamo trovato Star Wars anche. Guardate qua la sala di controllo di tutto il parco, stupenda. Alle mie spalle c'è il Village de Noël, ovvero il villaggio di Natale. Andiamo a visitare prima quello che è molto piccolo e poi andiamo nella parte giapponese. E qua c'è tutta una serie di modellini di treni, macchine, furgoni. Che vomito devono avere i ragazzini andando così veloce sulla giostra. Allora vabbè, il villaggio di Natale niente di speciale, era un po' come... Avete presente quando sta arrivando Natale nei Brico che c'è il reparto decorazioni, le decorazioni animate che costano 50-60 euro l'una? È come se avessero comprato tutte le decorazioni di quel reparto e le avessero stipate in uno stanzino. Rispetto al resto niente di eccezionale. Allora, qua c'è tutta la parte arcade, vedete anche di qua tutte. Qua c'è un super gigante Totoro o Totoro, non ho mai capito qual è la giusta pronuncia. Allora, qua c'è una piccola ricreazione giapponese, là non mi viene, comunque è un cartone di Miyazaki. Qua abbiamo Dragon Ball mentre combattono contro Cell.
Questo è il treno della città incantata, sempre di Miyazaki, sempre Dragon Ball, One Piece. Secondo timbro. Terzo. Bellissimo, c'è tutto un angolo, ah no, è tutto incollato, dedicato ai giochi retro. Ah, quindi puoi giocare in realtà. Bellissimo. E ok, l'esposizione giapponese era molto piccola comunque, però carina comunque. E ora siamo tornati nella parte del negozietto per vedere se comprare qualcosa, anche se non penso. E ci vediamo fuori per diciamo il resoconto finale. E niente, non ce l'abbiamo fatta, abbiamo preso un pacco di mochi. Au revoir. Un pacco di mochi e una lattina di Coca-Cola giapponese. Procediamo all'assaggio di questa Coca-Cola giapponese, che in pratica c'è proprio scritto Coca-Cola originale, semplicemente c'è la scrittura in giapponese, quindi mi aspetto che sia la stessa cosa. Esattamente Coca-Cola. Allora, considerazioni finali, molto carino, molto figo, super realistico, super ben riprodotto, super curato nei minimi dettagli. L'unico punto negativo, ma è un parco principalmente creato per loro, sono bambini dappertutto che anche toccano magari le sculture dove c'è scritto grande così che non si possono toccare, però vabbè. Questo non è un problema mio. Se siete in zona vicino a Lione e non sapete cosa fare, detto questo spero che a voi il video sia piaciuto. Se avete delle domande scrivetele nei commenti e se no al prossimo video.